Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti per il primo semestre del 2025. Due carte abbiamo, ragazzi. La giustizia e la sacerdotessa. Mm, Carte un po' di destino, se vogliamo. La giustizia fa riferimento alla giustizia divina anche molte volte, mentre la carta dell'imperatrice è un'energia che guarda il futuro ed è saggia, nel senso che è un'energia che riesce a guardare al di là del giusto o sbagliato, che è un po' invece l'energia della giustizia. Wow, che interessante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025 e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e potete già magari iniziare a vedervi quello e l'altro è un corso di metafisica sui chakra. Comunque ognuno dei due ha la propria playlist. Ok, questa ragazzi è una di 4 previsioni che pubblicherò. Le prime due sono già uscite, una è una lettura in generale, poi c'è quello per la crescita spirituale, questa è sull'amore e gli affetti e poi ce ne sarà ancora una sul lavoro e l'economia, quindi se non volete perdere le ultime letture, insomma, rimanete sintonizzati. Ok, andiamo a vedere che energia abbiamo per voi. Un 5 di pentacoli, un 6 di spade, un 9 di pentacoli. Abbiamo un fante di bastoni, un 8 di pentacoli, nuovamente la sacerdotessa e un 7 di coppe. Mm. Allora, ragazzi, partiamo da questo 5 di pentacoli che insomma è una carta un po' pesantuccia, se ve la devo dire tutta. È una carta che fa riferimento a qualche tipo di vuoto. Potrebbe essere un vuoto concreto, materiale, quindi di denaro, piuttosto che di come se vi mancasse qualcosa nel 3D, nel mondo materiale. O potrebbe anche essere un vuoto di tipo emotivo, magari per qualcuno. Andiamo a vederlo. 7 di coppe e giudizio. Mm. Può essere che ci sia un semplice risveglio da certe illusioni, da certi desideri, da certe aspettative e di conseguenza si sente come questo vuoto. Andiamo avanti, poi eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere questo 6 di spade. 6 di pentacoli e luna. 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti, ai problemi, a tutto quello che un po' ci pesa sulle spalle, a livello più che tutto di quello che crediamo. Mm? È una carta che fa riferimento anch'essa come la luna al passato, perché parla proprio
delle credenze che abbiamo preso durante la fase di crescita o durante la nostra vita, può anche essere. È come se ci fosse un cambio di prospettiva, o come l'idea che qualcuno vedrà questi vuoti, si illuminerà per quello che riguarda le zone d'ombra, perché poi comunque avete anche un 6 di pentacoli, quindi è una carta che parla di dare nuove regole, è una carta che parla di generosità, di apertura del cuore, quindi io credo che qualcuno qua semplicemente lascerà indietro delle ideologie, magari inerenti alla coppia, inerenti all'amore, inerente a quello che è come se avesse una visione più ampia, se vogliamo, anche grazie alla sacerdotessa. Sento come se vi alleviasse di qualche peso, vuoto, mancanza, come se ci fosse una nuova visione. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, 8 di pentacoli. Allora, vedo che qualcuno potrebbe pensionarsi e, e allora capisco tutto questo movimento del sento il vuoto, che cosa farò adesso, come impiegherò la mia giornata. C'è un qualche cosa che ha a che vedere con quello che avete fatto fino ad adesso a livello quotidiano, è come se a un certo punto cambiasse e vi togliesse dei pesi. Vi dico, potrebbe anche essere la chiusura di un progetto, la chiusura di una compravendita, la chiusura di un lavoro che in qualche modo vi alleggerisce. È un po' qui come il ah, ok, ho sempre pensato che fosse così, che questo vuoto, questa carenza fosse dovuta a questa cosa qui, ma mi rendo conto che lasciando indietro quest'idea, questo peso, questo debito, per qualcuno è un debito, che magari avete contratto a livello di coppia, a livello di famiglia, è come se ci... sì, c'è come un cambio da questo punto di vista. Andiamo a vedere il fante di bastoni perché sento come se vi ritornasse un po' l'entusiasmo. Allora abbiamo un 9 di bastoni e un 5 di bastoni. È come se vi ritornasse un po' di voglia. Mi viene da dire di stare all'occhio pubblico. Ho proprio sentito occhio pubblico. Non avete l'eremita in realtà, però quando qualcuno nel mazzo di Osho, questa carta che è un 5 di pentacoli, viene raffigurato, viene chiamato l'outsider. È come se ci fosse qualcuno che pensa di essere imprigionato, ha come delle ideologie magari sul che cosa si debba fare, magari all'interno di una coppia, all'interno di una relazione, all'interno di una certa situazione, e qui viene a galla il fatto che no, era solo il mio modo di pensare che mi faceva stare così e qui vado e insomma lotto, agisco per ottenere quello che voglio. Andiamo a vedere l'otto di... quante. Ok, abbiamo un 7 di bastoni, il sole, il papa e un 10 di coppe, ragazzi. Ma wow! Il Papa parla sempre in qualche modo di ufficializzazioni, di contratti. Qui ci potrebbe essere qualche festa nel prossimo semestre dovuto, vi dico, io un pensionamento lo vedo, o sì o sì. So che questa è una stesa sull'amore e sugli affetti, ma siccome molte volte si instaurano anche affetti sul lavoro piuttosto che ehm, al lavoro stesso, ok? Quindi come un... però sì che ci sono delle chiusure, ci sono delle fini, come se vi toglieste il peso di... ok, boh, basta, adesso non devo più andare a lavorare dal lunedì al venerdì e mi posso godere la vita, posso fare veramente quello che mi piace. Va a vedere la sacerdotessa. 3 di spade e fante di spade. Voglio andare a vedere anche 7 di coppe. 4 di pentacoli e ruota della fortuna. Allora ho come la sensazione, perché sono anche un po' queste
l'energia delle carte iniziali, che una volta che lascerete indietro questo peso, questa ideologia, questo potrebbe per qualcuno effettivamente essere un debito, ehm, credo che è come se c'è un rinnovato entusiasmo per vivere la vita nel quotidiano, perché è come se si cambiasse effettivamente visione, sia perché qui avete la sacerdotessa, sia perché qui avete il giudizio. E difatti alla fine c'è anche la ruota della fortuna, ragazzi. Quindi le cose cambiano. E sento che potrebbe essere un'attesa un po' per destino. Abbiamo la giustizia, il giudizio, la ruota della fortuna, come se ci fosse un qualche tipo di karma che state vivendo e che si sta risolvendo. Magari a livello familiare, magari a livello di coppia, adesso andiamo a vedere i vari casi. Allora, partiamo un attimo dalla vita sociale, che è una di quelle cose che io vedo molto 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 attiva nel prossimo semestre. Ehm, per certi versi potrebbero esserci delle novità legate a dei figli. Mm. Ehm, però la vita sociale la vedo molto 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 dinamica. Mm. Anche se vi devo dire che tra il 7 di bastoni e il 9 di bastoni prenderete i giusti tempi, quello da dedicare agli altri, quello da dedicare a voi stessi, quello da dedicare alla coppia e quello da dedicare a voi stessi, o quello da dedicare agli altri, quello da dedicare alla coppia. È come se ci fosse un riequilibrio di certe energie. Ho sentito imparare a dire no, probabilmente sarà il life motive del primo semestre del 2025. Devo dire che tutto questo fermento a livello di vita sociale potrebbe anche portarvi, se siete single, a rivedere una persona del passato. Io ho come la sensazione che potrebbe essere una persona che non vedete da tanto tempo, e con la quale vi devo dire potrebbe anche esserci un buon feeling. Sento che con questo sette di coppe possono aprirsi delle possibilità, ma bisogna passare prima attraverso questa sacerdotessa. Cioè, non importa se una cosa è giusta o sbagliata, c'è. Quindi da lì si parte. È un po' il togliersi dal giudizio. Va bene fare le cose in modo equo, perché io sento che avete bisogno di ricalibrare certe ideologie, certe carenze, però è anche vero che a un certo punto l'importante è risolvere il problema piuttosto che lottare. E anche se siete in coppia, se siete in coppia, ragazzi, devo dire che ci sono dei temi che potrebbero, un po' spinosi in realtà, che potrebbero ritornare a galla, però io ho anche l'idea che vedrete le cose da un'altra prospettiva e ci sarà l'opportunità di sistemarle, di dedicarsi al rinnovamento, se vogliamo, della coppia, della relazione, delle dinamiche di vita. Per quello che riguarda, nel caso abbiate figli, nel caso abbiate progetti, nel caso abbiate figli, vi dicevo prima, già vi ho accennato, qui c'è qualche cosa che potrebbe muoversi a livello di figli, quindi per qualcuno magari il figlio decide di aprire un'attività, sposarsi, staccarsi dal nucleo familiare, ho come la sensazione che vi daranno proprio da fare, ok? Però in positivo, per qualcuno potrebbe essere una laurea che arriva, un qualche tipo di soddisfazione economica, diciamo così. Ehm, per quello che riguarda la famiglia, allora, se avete già una famiglia in piedi e il nucleo familiare, per quello che mi riguarda, può essere io e il gatto, devo dire che anche lì le cose cambieranno. Ci sarà come una nuova prospettiva nel vedere le cose.
mm? È come se si uscisse dalla modalità vittima, dalla modalità carenza, attraverso il lavoro, attraverso lo sforzo, attraverso anche questo lavoro interno della sacerdotessa. Vi dico, la sacerdotessa vi serve a non giudicarvi, a vedere la vostra sofferenza, prenderne atto, portarla a galla, come vi dicevo prima, mm? E studiarla fondamentalmente, cercare poi di integrarla. Vi dico, una volta che riuscirete a guardare in faccia i vostri lati d'ombra come persona, sia che siate single, sia che siate in coppia, le cose subiranno poi un cambiamento. È come se vi deste delle possibilità in più. Vi dico, fatemi vedere un attimo. Se per caso la vostra relazione non è più tanto stabile, perché effettivamente vivete una carenza, qui si tratta di risistemare le regole del gioco, portare alla coppia, portare alla luce quelle che sono le cose che non vanno e da lì prendere una decisione. Vi dico, la sensazione è che un po' fuggiate dai problemi, fuggiate dalla verità, dalla vostra verità, ed è per quello che avete la sacerdotessa. Non è importante stabilire chi ha ragione, fondamentalmente, perché non è una questione egoica, cioè quando c'è un problema, te l'avevo detto che dovevi fare così, ma no, ma io lo sapevo. E non servono, è uno spreco di energia, è uno spreco di tempo e non si arriva alla soluzione del problema. E serve solo, sono lotte egoiche per alimentare l'ego. Non servono. Quindi piuttosto, ok, ho questo dolore dentro, lo vedo, lo tiro fuori, lo integro, lo curo, lo guarisco, ok? E poi mi approccio alla vita in un modo nuovo, anche sapendomi proteggere, ma lo imparerete, secondo me, ad alzare le vostre difese, a dire di no con questo 9 di bastoni. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere Li Ching, che cosa vi dicono. Poi, per chi non lo sapesse, io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto al mazzo, quindi le traduzioni sono diverse, però comunque ho pensato fosse interessante anche vedere la spiegazione del libro. Ok, due carte. Qui abbiamo la giovane sposa e la superficialità. Oh, che interessante. Carta numero 54, la giovane sposa, e la superficialità è la carta numero 12. Allora, la spiegazione nel libro dice, la traduzione è la stessa, più o meno, dice la ragazza che si sposa, e la spiegazione è, l'esagramma esorta la discrezione attraverso l'immagine di una ragazza che va sposa. Essa deve mantenersi riservata e affettuosa e quando è sottoposta all'autorità rappresentata dal marito, non deve fare colpi di testa né prendere iniziative sbagliate che porterebbero nell'ambito familiare solo disordine. Nel matrimonio, come nelle altre unioni fra uomini, c'è sempre il pericolo che la comprensione e l'armonia vengano rotte. E questo succede quando si insinuano idee sciocche, aberrazioni, nate per lo più dalla noia, dal fiacco abbandono. Ragazzi, 5 di Pentacoli è la carta dell'abbandono. Come risuona? Se invece i matrimoni, le unioni hanno un fine stabilito, non si avrà tempo per le sciocchezze e si eviteranno le insidie della noia. Oh, che interessante. Allora, per quanto io possa essere più o meno d'accordo con questa cosa, che dice, che l'autorità è rappresentata dal marito, però vabbè, è un libro di non so, cioè, i I Ching sono stati creati millenni fa, quindi va bene così. Ehm, è come se vi dicessero che non è tanto il momento di fare pazzie o di fare scelte. È come se fosse più un momento
per studiarsi, per capirsi, per trovare un proprio scopo, un proprio modo di vivere la vita, soprattutto se siete di quelli che stanno per andare in pensione. Cosa farete durante la giornata? E poi la carta numero 12 parla della superficialità e nel libro viene tradotto come la stasi e dice: siamo circondati da gente di nessun valore, che si agita, trama e progredisce. Sembra che debba sommergerci. È il trionfo della mediocrità, che conquista, trascina i deboli. Regna la diffidenza, le disunioni degli animi, la confusione. I mediocri, gli incapaci, i peggiori arruffano, fanno e disfano. I migliori non possono collaborare con loro perché tutto è sbagliato fin dalle fondamenta, ma non si lasciano smuovere. Non cedono nemmeno alle lusinghe, alle prospettive più brillanti. Si ritirano con la coscienza intatta e se ne stanno silenziosi in disparte. Se qui c'è qualcuno che viene un po' confuso forse da fuori, è come se anche qui vi dicessero imparate a proteggervi, battete in ritirata piuttosto. Ok ragazzi, un arcano per l'amor proprio, poi andiamo a vedere una fatina. Guardate, vi parla di guarigione. È un arcano, scusate, non è un arcano, è un oracolo. 17 e il mantra che recita è: io sto guarendo da dentro verso fuori. Sapete, quando si vuole cambiare la realtà fuori, si deve iniziare a cambiare la realtà dentro, come si pensa. Qui avete un 6 di spade. Ci sono delle credenze legate magari a delle paure che non vi servono più. È ora di lasciarle indietro, di affacciarvi alle relazioni con, mi viene da dire, un nuovo spirito, con un nuovo karma. Andiamo a vedere la fatina. Ragazzi, quando c'è la giustizia si parla anche di legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Io credo che potreste rivedere qualche situazione o qualche relazione all'inizio del semestre, ma poi alla fine, come se cambiassero le carte in tavola, c'è come nuove prospettive, nuove possibilità, ehm, nuovi punti fermi, mi verrebbe da dire, su cui creare il cambiamento. E qui abbiamo la carta di centratura, vi invita proprio a cercare il centro di voi stessi, anche qui guarire il dentro ed è un po' anche quello che rivedo qui, no? Il fatto di portare a galla questo dolore, sia che sia in coppia di dire all'altro, senti scusa, questo tuo atteggiamento mi fa male, possiamo evitare, puoi evitare e anche da lì poi in base a come si comporta l'altro, ragazzi, capite quanto gliene importi, cioè nel senso, se non fa niente è perché insomma, poco gli importa o le importa. Ragazzi, io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Tutto sommato, ripeto, è un semestre, vedo più come centrato su di voi, sul portare a galla quello che vi pesa e lasciarvelo indietro per poi approcciarvi alla vita in un modo nuovo, sia che siate single, sia che siate in coppia. Mm? Bene. Per i single, non so se ve l'ho detto, ma sì che potrebbe esserci una persona molto interessante, ma sì, mi pare di averlo detto. E una potrebbe essere del passato. Va bene. Io non posso che augurarvi un fantastico 2025. Vi ringrazio di essere stati qui con me, ragazzi. Per qualsiasi cosa potete scrivermi una mail. Se volete iniziare un percorso di crescita, mi scrivete una mail. Se volete andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. I titoli dei video comunque sono pubblici, sono visibili, quindi se volete capire un pochettino che temi sto trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro un 2025 ricco di abbondanza e ci vediamo nei prossimi video.
Ciao ciao.